Ciao a tutti voi e ben ritrovati. Mi auguro che abbiate fatto un periodo di riposo e mi auguro che abbiate pensato a come rendere il nuovo anno migliore e diverso per voi. Mi rendo conto che ragiono ancora come uno studente, considero sempre settembre come l'inizio del nuovo anno e generalmente mi pongo degli obiettivi che successivamente perfeziono a partire dal 1° gennaio. Bene, proviamo a vedere cosa possiamo fare in queste 17 settimane che ci separano dalla fine dell'anno. Pensate che in 17 settimane, a partire da oggi, si può tranquillamente smettere di fumare, perdere 8-10 kg ed è possibile avere in tasca qualche centinaio di euro in più. E questo senza cercarsi un nuovo lavoro, semplicemente imparando a risparmiare. 17 settimane sono un ottimo tempo per creare un cambiamento nuovo e significativo. Vediamo come dopo la sigla. Sigla. Benissimo, quello che vi serve per realizzare un obiettivo importante è un calendario. Quindi comprate o recuperate un calendario nuovo, non usato, non quello che usate solitamente appeso alla parete, o diversamente potete anche stamparvi delle pagine di un calendario utilizzando un foglio di Excel, come volete. Però è importante che abbiate vicino agli occhi, visibile, qualche cosa di molto concreto, perché qui dovremo scrivere la programmazione per il cambiamento che possiamo fare da qui alla fine dell'anno. Oppure a Natale, se qualcuno preferisce porsi il 25 dicembre come data per consolidare un cambiamento importante. A qualcuno può sembrare troppo poco tempo, a qualcuno può sembrare troppo tempo. Ovviamente è importante che ci poniamo degli obiettivi realizzabili, ma quello che ci serve per fare un cambiamento non è la motivazione, ma è la strategia. Vedete, tutte le persone, tante persone tendono a procrastinare. Ci sono 3 tipi di procrastinazione. Una prima è legata a quegli obiettivi che noi ci fissiamo avanti nel tempo, ma lo facciamo in modo indefinito. Prima o poi devo mettermi a fare attività fisica, prima o poi devo smettere di fumare, prima o poi devo mettermi a dieta. Quel tipo di procrastinazione non ci crea realmente ansia e disagio, perché nel momento che non abbiamo iniziato a fare nulla non ci sentiamo male per il fatto di non farlo, però è quella che compromette maggiormente la nostra qualità di vita, perché questo eterno rimandare fa sì che poi queste cose probabilmente non le faremo mai. Poi c'è una procrastinazione che è legata alle situazioni immediate. Quando io mi metto a fare un compito, dico adesso mi metto qua per preparare il video, poi mi distraggo, leggo una chat, mando un messaggio. Ecco, questa è una procrastinazione di tutti i giorni che ovviamente va evitata, perché questa sì che ci crea ansia. Quando ci rendiamo conto che abbiamo perso tanto tempo iniziamo a sentirci male. Ma la procrastinazione propriamente detta è legata a tutte quelle attività per le quali noi abbiamo veramente resistenza ad avviarle e a portarle avanti. Bene, questo è legato prevalentemente al fatto che quando ci poniamo un obiettivo importante tendiamo inizialmente a sentirci molto motivati pensando a quando avremo raggiunto quell'obiettivo. Pensiamo a una ragazza che è sovrappeso e dice io voglio arrivare a mettermi il costume col doppio pezzo per l'estate prossima, quindi ha un'immagine di sé proiettata nel futuro e ha la speranza che questo obiettivo la trascini da quest'estate all'estate prossima. Purtroppo ciò è molto difficile, perché utilizzare quella parte della mente che vede l'obiettivo a lungo termine richiede un dispendio di energie molto ampio. Quella parte si chiama corteccia prefrontale, ci dà una gratificazione su obiettivi appunto a lungo termine, ma è molto stancante a livello energetico. Quindi per riuscire a raggiungere obiettivi a lungo termine dobbiamo iniziare a produrre la dopamina, che è la sostanza del desiderio e della motivazione, quotidianamente.
affinché questo ci possa motivare sempre di più. Quindi dobbiamo spezzettare un grande obiettivo in tanti piccoli obiettivi e iniziare a sentirci bene, appagati, gratificati per il fatto di averli raggiunti. Questo creerà un circolo virtuoso che ci porterà a mantenere la motivazione nel lungo termine. Perché vedete, quando siamo resistenti a fare un cambiamento, è legato al fatto che abbiamo una parte di noi che è motivata a fare questo cambiamento, ma c'è una parte di noi che va in ansia per la fatica che questo cambiamento comporta. Allora, se noi non riusciamo a ingannare questa parte che ci mette in ansia, noi probabilmente falliremo nel nostro obiettivo. Allora dobbiamo creare degli obiettivi estremamente facili, estremamente semplici, tanti micro obiettivi, in modo tale che l'amigdala, che è la parte del nostro cervello che ci produce ansia, non si attivi. Pensiamo ad esempio a quello che si può fare con una persona che fuma 20 sigarette. Se noi le dicessimo devi smettere da un giorno all'altro, oppure domani ne fumi 5 in meno, dopodomani altre 5 in meno, fra 3 giorni altre 5, poi tra 4 giorni hai smesso, questo ne metterebbe un'ansia molto forte e lo farebbe desistere. Ma se noi diciamo a una persona che fuma 20 sigarette che deve ridurre di una sigaretta a settimana, capite che in poco più di 4 mesi questa persona riesce a smettere. Pensate, 20 settimane sono 5 mesi sostanzialmente. E questo non attiva l'amigdala, perché pensare semplicemente di fumarne una in meno non ci crea quel senso di malessere. La stessa cosa vale se io dovessi pensare di perdere 20 kg. Mi sentirei incapace di farlo, ma c'è un errore cognitivo dietro questa paura, perché io penso di dover perdere 20 kg. In realtà io devo perdere mezzo chilo, semplicemente lo devo fare per 40 volte. Allora se la mia mente si focalizza sull'idea di perdere mezzo chilo, la percepisce come una cosa fattibile, e io posso misurare il mio peso. Quando ho perso mezzo chilo mi sento gratificato per aver raggiunto quel micro obiettivo e dico ok, lo faccio di nuovo, fino a raggiungere il mio obiettivo finale. Questo è il motivo per cui vi dico di prendere un calendario, definire un obiettivo importante per la vostra vita da raggiungere in 16, se volete finire a Natale, o 17 settimane. Mi immagino che qualcuno di voi vedrà questo video non domani o dopodomani, ma magari più avanti. Si tratta semplicemente di spostare la data di scadenza del proprio obiettivo. Però è molto importante che su questo calendario lui segni già una data che è il punto di arrivo del suo obiettivo. Immaginiamo una persona che dice: io non sono mai andato a correre, però vorrei riuscire a correre per un'ora di seguito. Questo richiede tutta una serie di tappe progressive, però il mio obiettivo è il 1° marzo riuscire a correre un'ora di seguito e non sono mai andato a correre. Allora bisognerà mettere dei passi intermedi, degli obiettivi intermedi. Oppure io vorrei avere 200 euro in più al mese. Quindi non immaginiamo di dover fare dei lavoretti, però possiamo iniziare a chiederci su cosa possiamo risparmiare. E allora progressivamente uno dice: ok, la prima settimana io inizio a risparmiare sulle cialde del caffè, non compro più le cialde, pazienza che ho la macchinetta, inizio a fare il caffè con la moka come si faceva una volta. E questa è la prima settimana. La seconda settimana continuo a utilizzare il caffè con la moka, ma per esempio inizio a mettere meno zucchero nel caffè, che peraltro mi farebbe anche molto bene. La terza settimana mi pongo un altro obiettivo di risparmio e quantifico tutti questi obiettivi raggiunti. Li monetizzo. Nel caso del risparmio è molto semplice, nel caso del peso anche, perché abbiamo una bilancia, nel caso delle sigarette, per esempio, per chi volesse smettere di fumare pure, io dico: oggi ne ho fumate 15, ieri ne ho fumate 16, oggi ne ho fumata una in meno. E posso quantificarlo e monetizzarlo. E idem per quello che riguarda le prestazioni sportive. Io posso dire: fino a ieri riuscivo a correre per 10 minuti di seguito, oggi sono riuscito a correre 12 minuti di seguito. L'altro ieri riuscivo a fare 20 flessioni una di seguito all'altra, oggi ne faccio 25.
Quindi è molto importante che sia misurabile e voi sul calendario iniziate a scrivere tutti i vostri progressi. Quindi attivate la mente e la corteccia prefrontale per l'obiettivo a lungo termine, poi non ci pensate più, o se volete ci pensate quando siete di buon umore, con la certezza che raggiungerete quell'obiettivo, e poi iniziamo a produrre dopamina grazie appunto ai gangli della base, che sono quelli che ci fanno produrre gratificazione per dei piccoli obiettivi raggiunti, e dobbiamo averli tutti i giorni questi obiettivi, perché sono rinforzanti, cioè nel momento che li raggiungiamo questo ci motiva a continuare. Quindi chissà quale sarà il vostro obiettivo, se me lo volete scrivere nei commenti sarò felice di sentirlo. Mettetevi buoni obiettivi che migliorino la qualità della vostra vita e iniziate il 2025 fieri del vostro cambiamento. Ciao e ci vediamo la settimana prossima.